I vantaggi di una corona singola sono diversi e possono essere riassunti in 6 punti principali. Punto 1: si ha un pacchetto più compatto, semplice e leggero. Quindi via il deragliatore, via il manettino sinistro, via una corona e via il cavetto del deragliatore anteriore. Secondo punto: si è più sicuri sul tecnico. Con una sola corona davanti da 30, 32 o 34 denti si aumenta la luce da terra, diminuendo non poco il rischio di rimanere incastrati su rocce o radici. Terzo punto: non si ha più la sovrapposizione dello sviluppo metrico. Infatti con una corona doppia gli stessi metri percorsi con una pedalata si potevano ottenere con una diversa combinazione di cambi. Quarto punto: la velocità di cambiata è più rapida e precisa, perché si ha solo un singolo manettino che agisce sul deragliatore posteriore. Quinto punto: si è più concentrati sui trail. La mente è più libera, in quanto dovete pensare solo ed esclusivamente al cambio posteriore, quindi niente più perdita di tempo nel cercare la migliore combinazione tra corona e pignone. Sesto e ultimo punto: il manubrio è più libero. È vero che si risparmia solo un comando e il relativo cavo, ma un cavo in meno davanti a un gran numero di guaine e tubi è già un piccolo passo per andare verso un look più pulito. Non tutti i produttori di mountain bike offrono soluzioni entry level con trasmissione monocorona, perché normalmente queste soluzioni si trovano su bici di media ed alta gamma. Quindi in questo video sono andato a cercare 10 mountain bike di livello base, di marchi top, che offrono trasmissioni con corona singola. E prima di andare ad iniziare vorrei ricordarvi che mtbtshop.com è un portale di compravendita completamente gratuito, dove potrete pubblicare tutti gli annunci di vendita che volete relativi al mondo del ciclismo o cercare articoli ed accessoristica di cui siete alla ricerca. Iniziamo con Canyon Grand Canyon 5 da 799 euro. Telaio in alluminio, forcella SR Sontour XCR da 100 mm di escursione, trasmissione Shimano Dior a 12 velocità con corona da 30 e pacco pignoni 1051, i freni Shimano MT200, ruote Iridium e pneumatici Schwalbe, all'anteriore una Thought Tom e al posteriore una Rapid Rob. Le taglie variano da XS a XL ed il peso è di 14,13 kg. Cannondale Trail SE4 da 1099 euro. Telaio in alluminio, forcella SR Sontour XCR da 120 mm, trasmissione Shimano Dior a 10 velocità con corona da 30 denti e pacco pignoni 11,46. I freni sono Tektro M275 con dischi da 180 all'anteriore e 160 al posteriore, ruote VTB, così come pneumatici da 29 pollici, dove all'anteriore troviamo un breakout con sezione da 2,3 pollici e al posteriore un Trail Boss da 2,25 pollici di sezione. Le taglie da S a XXL ed il peso non era dichiarato. Cube Analog da 749 euro. Telaio sempre in alluminio e forcella sempre Sontour, questa volta una XCM da 100 mm di escursione. Trasmissione SRAM SX Eagle a 12 velocità, 32 denti la corona e pacco pignoni 11,50. Freni Shimano BR-MT200 con dischi da 160 sia all'anteriore che al posteriore, ruote Cube ZX20, pneumatici Schwalbe, Smart Sam e Active con sezione da 2,25 pollici, le taglie da XS a XL ed il peso di 14,1 kg. Focus Whistler 3.9 da 1149 euro con telaio in alluminio, forcella RockShox Recon Air da 100 mm, trasmissione Shimano SLX 12 velocità, corona da 32, pacco pignoni 10,51. Freni Shimano MT200, le ruote sono Acurman Yak 21, pneumatici Schwalbe Smart Sam con sezione da 2,25, taglie da XS a XL e peso 13,7 kg. Giant Talon 1 da 899 euro. Il telaio in alluminio, come forcella offre una RockShox Judy per le taglie XS e S da 80 mm di escursione, mentre per tutte le altre 100 mm. Trasmissione Shimano Dior 10 velocità con corona da 30 e pacco pignoni 11,42. I freni sono Tektro con dischi da 180 all'anteriore e 160 al posteriore. Le ruote sono Giant con gomme Maxxis Recon da 27,5 o 29 pollici con sezione 2,4 pollici. Le taglie vanno da XS a XL ed il peso non era dichiarato.
KTM Ultra Ride 29 da 999 euro. Il telaio è sempre in alluminio. Come forcella troviamo una RockShox Judy Coil TKRL da 100 mm di escursione. La trasmissione è uno SRAM SX Eagle 12 velocità con corona da 34 denti e pacco pignoni 11,50. I freni sono Shimano MT201 con dischi da 180 all'anteriore e 160 al posteriore. Ruote KTM Line da 29 pollici. Pneumatici Schwalbe Rapid Rob sia all'anteriore che al posteriore, le taglie vanno da S a XL ed il peso è di 14,3 kg. Orbea Alma H50 da 899 euro. Il telaio in alluminio, forcella RockShox 30 Silver TK con escursione da 100 mm. Trasmissione di oro 11 velocità con corona da 32 e pacco pignoni 11,51. Freni Shimano MT201. Ruote da 29 pollici Orbea Black Rock, gomme Maxxis Icon, taglie da S a XL ed il peso di 13,58 kg. Scott Scale 980 da 999 euro. Telaio sempre in alluminio, forcella Suntour XCR da 100 mm di escursione, trasmissione Shimano Dior 12 velocità, corona 32, pacco pignoni 10,51. I freni Shimano MT200 con disco da 180 all'anteriore e 160 al posteriore, ruote Syncross, gomme Maxxis Recon Race con sezione da 2,25 pollici, taglie da S a XL ed il peso è di 13,60 kg. Trek Excalibur 7 da 779 euro. Telaio in alluminio, forcella RockShox Judy SL da 100 mm, trasmissione Shimano Dior 10 velocità con corona da 30 e pacco pignoni 11,46. Freni Shimano MT200 con dischi sia all'anteriore che al posteriore da 160 mm. Ruote da 27 pollici e mezzo Bontrager QV, mentre pneumatici sono Bontrager Tire XR2 Comp con sezione da 2,20 pollici. Le taglie ed il peso non erano dichiarate. Merida Big 9 200 da 880 euro. Telaio in alluminio. Forcella Suntour XCR32 da 100 mm, trasmissione Shimano Dior 10 velocità, corona da 32, pacco pignoni 11,46, freni Tektro M275, ruote da 29 pollici Merida Comp CC con gomme Maxxis Icon 29 pollici con sezione 2.2, le taglie da M a XXL ed il peso non era dichiarato. Arrivati a questo punto la mia curiosità si spinge oltre e vado a comparare il valore delle forcelle e delle trasmissioni. Iniziamo dalle forcelle. Sulla sinistra troviamo una tabella che riporta marca e modello della forcella, il peso ed il valore in euro. La SR Suntour XCM viene montata sulla Cube, mentre il modello XCR, sempre di Suntour, viene montato sulla Merida, Canyon, Cannondale e Scott. La RockShox 30 da 140 euro viene montata sulla Orbea, mentre la Recon RL la troviamo sulla Focus. La forcella RockShox Judy SL, che è la forcella più costosa e leggera della comparativa, la troviamo montata sulla Giant, KTM e Trek. Passiamo ora alle trasmissioni, dove troviamo 8 modelli che montano Shimano, mentre solo 2 montano SRAM. La trasmissione SRAM viene montata sulla Cube e sulla KTM. Entrambe montano il modello SX, che è la trasmissione base di SRAM. La tabellina a sinistra delle trasmissioni Shimano è ordinata per valore. L'XTR è il più prestigioso e costoso, mentre Shimano Dior è la trasmissione di livello base. Ben 7 degli 8 modelli presi in considerazione montano Shimano Dior. Il Dior a 10 velocità viene montato su Giant, Cannondale, Trek e Merida. Quello a 11 velocità su Orbea, mentre quello a 12 velocità su Scott e Canyon. La Focus invece non monta un Dior, ma monta un SLX, quindi una trasmissione dal valore più alto a 12 velocità. Tutti i link dei modelli presi in considerazione in questo video li troverete in descrizione. Sul mio sito internet www.mountainbikingtube.com troverete il PDF scaricabile gratuitamente con tutti i dettagli delle bici trattate. Se avete altri modelli da consigliare, sentitevi liberi di commentare qui sotto e se pensate che questo video vi è stato di aiuto, sarei felice se mi metteste un like. E con questo è tutto, vi saluto, vi ringrazio e ci vediamo alla prossima. Ciao!